Ciao a tutti e bentrovati sull'Ernamo. Le parole sono importanti, questo si sa, ma cosa succede se non ci vengono? Beh, in quel caso ricorriamo ad alcune paroline che non hanno un vero e proprio significato, ma ci aiutano a prendere fiato e riflettere, prima di continuare a parlare. Queste paroline di cui parla Rocco sono generalmente chiamate riempitivi. E oggi andremo a scoprirle nel dettaglio, una per una. Vi torneranno sicuramente utili, quindi ci vediamo dopo la sigla. Ho spostato la telecamera un po' più dietro, perché non si vedevano le magliette. Ok. Piccola premessa. Per rendere le cose un po' più chiare, abbiamo preferito suddividere i riempitivi in 3 categorie. La prima categoria comprende quelli che si utilizzano all'inizio di una frase, generalmente quando ci viene posta una domanda a cui non sappiamo dare una risposta immediata. Questa categoria di riempitivi prende il nome di iniziatori. Poi abbiamo la seconda categoria, che comprende quelli che si utilizzano nel mezzo della frase, quando ci sfugge una parola o quando vogliamo prendere tempo per riflettere su quello che stiamo dicendo. Questi li chiameremo mediani. E infine, nella terza categoria, troviamo quelli che si utilizzano alla fine della frase, per far capire all'altra persona di non aspettarsi altro, perché non abbiamo più niente da dire. Questi riempitivi li chiameremo finalizzatori. Perfetto, iniziamo a elencare gli iniziatori. D'accordo, tra gli iniziatori troviamo dunque onestamente, mi faccia pensare. Chiaramente questi 3 iniziatori sono più formali, ma abbiamo anche quelli informali, come fammi pensare, beh, senti, Guarda, sai, ma. allora che facciamo stasera? Fammi pensare. Che ne dici se andiamo a teatro? Sai, penso che tu abbia avuto proprio un'ottima idea. Allora compro subito i biglietti. Tra i mediani, invece, ci sono praticamente, sostanzialmente, onestamente, nel senso, tutto sommato, per intenderci. Questi sono perfetti tanto in situazioni formali come in situazioni informali. Oppure abbiamo, che so io, diciamo, cioè e sai. Questi invece sono più strettamente riservati all'ambito informale. Come avrete notato, sai è tanto un iniziatore come un mediano. Comunque, a dire il vero, non so bene la trama di Turandot. Cioè, diciamo, più che non la so, non me la ricordo. Beh, praticamente è una storia d'amore. Diciamo, per intenderci, c'è un ragazzo che ama una ragazza di cui deve scoprire il nome prima dell'alba. Beh, quindi, tutto sommato, è la tipica storia di quello che vuole quella e quella non sa niente. Sostanzialmente direi di sì. Però, sai, anche io non la ricordo bene la trama. Ah, ok. Espressione del giorno. Accendersi la lampadina. Questa espressione significa semplicemente avere un'idea. Per esempio, Roberto non sapeva come lasciare l'isola, ma poi gli si è accesa la lampadina e ha costruito una zattera. Per ultimo abbiamo i finalizzatori. Tra questi troviamo in conclusione, insomma e quant'altro. Quest'ultimo usato soprattutto
quando diciamo si vuole terminare un elenco. E questi vanno benissimo sia in contesti formali che in contesti informali. Invece, tra i finalizzatori più informali troviamo ok, che dire, vabbè, bene. Molti riempitivi, come avrete già percepito, si possono combinare tra loro, creando delle combo come nei videogiochi. Vabbè, che dire, Follettini e follettini. una cosa è sicura, nella Turandot c'è nessun dorma. All'alba vincerò, vincerò. Vabbè, ok, non vedo l'ora di andare. In conclusione, tutto sommato possiamo dire che sarà un'esperienza indimenticabile. Ne sono certo. Allora, vi è piaciuto questo video? Vi sembrava interessante? Speriamo di sì. Conoscete altri riempitivi che magari avete sentito da qualche vostro amico italiano o in un film? Se sì, scriveteceli nei commenti. Noi ci rivedremo presto in un altro video. Alla Ciao! prossima!